Buonasera a tutti amici, oggi mi preparo uno spaghetto con le acciughe fresche, vedete le sto sfilettando, guardate che spettacolo queste acciughe, una meraviglia, con i pinoli e i pomodorini, quindi una ricettina semplice ma veramente d'effetto, saporitissima. Quindi seguite la ricetta, riproponetela a casa, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io intanto continuo con la pulizia delle acciughe. Come sempre, le acciughe vanno sfilettate, tolta la lisca centrale e poi io, sapete, le metto con un po' di salamoia, acqua e sale per togliere un po' la marronna. Quindi per ora le sfiletto tutte e poi procedo. Ci vediamo più tardi per l'assaggio. Adesso finisco di pulirmi le acciughe, tolgo la testa, l'interiora, tiro così, vedete, poi prendo la punta della lisca e tiro. Molto semplice. Ricordò sempre che è meglio farle rilassare un po' in modo da poter levare bene la lisca. Ecco qua, guardate il filetto pronto. Poi una volta messi in un contenitore, un bel po' di sale per fare la salamoia, quindi abbondate di sale e poi acqua e così le sciacquo bene dentro. Poi lasciate un pochettino a bagno in questa operazione così levi l'amarognolo. Dopodiché possono essere anche passate un po' sotto l'acqua e quindi definitivamente lavate. Adesso 2 spicchi d'aglio in camicia, li schiaccio e poi taglio a rondelline un cipollotto. Ecco qua, in questo modo. Pomodorino datterino, potete usare anche il ciliegino, ma il datterino rimane più dolciastro e quindi anche questo lo taglio a metà. Una padella capiente, olio extravergine d'oliva di quello buono e poi faccio rosolare l'aglio e il cipollotto. Una volta che prendono un po' di colore, quindi senza però farli tanto rimanere nell'olio, butto i pomodori e li faccio appassire. Una bella giratina e poi li aggiusto con un pizzico di sale. Adesso per insaporire il sughetto metto dei rametti di timo, poi appassiti un po' li schiaccio con la forchetta per tirar fuori un po' di polpa, un goccio d'acqua per continuare la cottura e quando sono abbastanza rilassati posso mettere le acciughe. Intanto tolgo anche gli spicchi d'aglio. Nel caso in cui si vogliano lasciare, allora a quel punto sarebbe meglio tritarlo a pezzi. Ecco qua, butto le acciughe e così le faccio passare un po' in padella. Non le cuocio, le lascio riscaldare, perché poi quando butterò la pasta continueranno la loro cottura. Praticamente faccio insaporire il sugo. Ecco qua. Pronto, adesso spengo e le lascio insaporire per bene. Non ho messo sale perché le acciughe erano già in salamoia, quindi si sono insaporite loro. Adesso tosto i pinoli, una padella calda e li faccio abbustolire leggermente. Vedete? Ecco qua, sono un po' imbionditi e quindi siamo a posto. Acqua bollente salata, butto gli spaghetti e li faccio piegare un po'. Li porto come al solito a 3/4 di cottura, quindi li tiro al martello. Faccio rinvenire il sugo con le acciughe con un mestolo d'acqua di cottura e poi finisco di cuocere la pasta in padella. Quindi un'operazione molto semplice, una ricetta semplice come al solito. Ecco qua, dei bei spaghettoni e continuo a mantecare con un po' di olio per dare la densità, quindi olio e acqua assieme si emulsionano e danno un po' di cremina, di densità. Perfetto, ci siamo quasi, la pasta è praticamente cotta e a fuoco spento non faccio altro che unire i pinoli che avevo precedentemente tostato e quindi reso anche croccantini. Ecco qua. Pronti per l'assaggio. Spettacolo. Diciamo un po'. Sentino di acciuga.
È stravanata. È stravanata. Veramente è buona. Spettacolo. Fatela perché è spettacolare. Vermentino ci sta benissimo qua. Ciao, alla prossima ricetta. Alla salute.